Pro Staff Padel. Io sono un purista del tennis. La Pro Staff è stata la mia racchetta per tanto tempo nel tennis. Per me Pro Staff è lei. Faccio fatica a vedere Pro Staff su una racchetta da padel, però devo dare atto a Wilson di aver creato un bel transfer di sensazioni e personalità da lei a lei. Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale per una nuova recensione. Parliamo di una novità fresca da parte di Wilson ed è Wilson Pro Staff. Ed è Pro Staff chiaramente padel, perché sapete che Pro Staff è un nome che nel tennis è veramente altisonante, perché Pro Staff ha accompagnato gente con nomi molto leggeri del tipo Edberg, Federer, Sampras, Steffi Graf, cioè insomma Pro Staff è un nome pesantissimo del tennis e faccio un po' fatica ad associare Pro Staff anche al mondo padel. Però come detto nell'intro devo dire che Wilson ha fatto veramente un bel lavoro di transfer delle sensazioni che si hanno un po' con la racchetta da tennis Pro Staff a quella padel, e tra poco capiamo meglio di cosa sto parlando. Lei nello specifico Pro Staff 2022. Pro Staff 2022 è una palla tonda, è tondissima, è veramente tonda, come potete guardare. Tra l'altro avvicino c'ha una finitura veramente spettacolare dal punto di vista estetico. Wilson ha ripreso gli stilemi tipici della Pro Staff, quindi il nero accompagnato dal giallo e il rosso, niente male. Chiaramente il font Pro Staff è il tipico, quello originale di tutte le Pro Staff del mercato, e visto che mi sono avvicinato vi faccio vedere anche come Wilson abbia ripreso la forma del cuore, gli svasi, quindi c'è stato un transfer anche estetico, non solo tecnico dal punto di vista delle racchette da tennis, che viene qui dentro, che si trasferisce proprio come anima in questa Pro Staff. Parliamo di numeri così capiamo anche meglio di che racchetta si tratti, ed è un 365 grammi, come detto è una pala tonda con un bilanciamento a 26 cm e mezzo, quindi abbastanza alto per quanto riguarda una tonda, quindi la possiamo definire una ibrida, non è esattamente una tonda come racchetta, è una tonda diciamo bilanciata su, che probabilmente va a fare concorrenza a Counter Viper, a Raptor, il genere più o meno è quello lì, e quindi vi ho anticipato qualcosina. Andiamo avanti. È chiaramente una full carbon e all'interno abbiamo un Eva Soft, all'esterno invece abbiamo lo spin effect da parte di Wilson, che è bello puntellato, quindi non ha dei rilievi grossi ma dei piccoli rilievi sulla superficie. Passando il dito si sente e sì, diciamo che prende abbastanza bene. Non solo, vi faccio vedere un'altra cosa, perché abbiamo il protettore montato, come vedete, un protettore trasparente che va a riprendere chiaramente questa bellissima testa con la scritta Pro Staff e il logo Wilson, qui tutte quante le specifiche. Racchetta esteticamente veramente bella. Diciamo dalla Pro Staff mi sarei aspettato non una forma tonda, avrei preferito una goccia o un diamante, ma devo dire che lei ha senso. Altro aspetto da non sottovalutare, manico lungo, manico finisce qui. In realtà io sono arrivato sopra con l'overgrip come faccio di solito. Devo dire che la mia mano dentro ci sta molto bene, misura Wilson bella piena, è una delle più piene per quanto riguarda il mercato, e ovviamente abbiamo anche il laccetto. Questo è il fondello molto carino, laccetto in licra con cappio, senza polsino come accade invece nella serie Bela, ma devo dire che io preferisco questo genere di laccio al polsino. Un'altra nota tecnica che va fatta è che Wilson storicamente sulle Pro Staff ha sempre montato il PVS, ovvero il Perimeter Weighting System, che sarebbe in pratica una sorta di stabilizzatore che veniva inserito all'interno, anzi ve lo faccio vedere. Vedete questa bombatura? Questo è il famoso PVS di Wilson che viene riportato sulle Pro Staff. Beh, Wilson lo fa anche sulla racchetta da padel, ed è qui, è esattamente questo. Come vedete c'è uno svaso qui in mezzo, quindi vi è un bordo che da questo punto del telaio tende ad allargarsi un po' e a riportare qui. A cosa serve? A stabilizzare il telaio. E anzi, se volete fare delle prove di custom sulla vostra racchetta, ricordate che se puntate qui in realtà andate a stabilizzare sia qui che qui. Quindi contenuti tecnici comunque di livello, ripresi concettualmente da Pro Staff Tennis, e non è un male. Vi ripeto, sono un po' un purista dal punto di vista della Pro Staff, faccio fatica a vedere il nome Pro Staff su una racchetta da padel, ma devo dare atto a Wilson del fatto che sia riuscita ad effettuare questo transfer dalla racchetta da tennis alla racchetta da padel. E al solito, prima di scoprire come va, ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanella delle notifiche e di lasciare un grande like a questo video, ed è il miglior
miglior modo che hai per darmi una mano a far crescere questa community, e ovviamente più cresce questa community più ti porterò cose interessanti su questo canale. E allora schiaccia il pulsante, è qui sotto, non ti costa nulla ma ha un grandissimo significato. Mi raccomando, l'obiettivo è 10.000 iscritti entro l'anno, stiamo veramente volando con questo canale. E allora come va in campo questa Pro Staff Padel? Partiamo dal feeling, perché di soft in questa pala non c'è niente, è molto consistente questa pala, ha un impatto rigido, ha un impatto secco che va a riprendere proprio quello che faceva la Pro Staff, la cosiddetta 6-1 del tennis, quindi solida, rigida, massiccia, maschia. Lei è così, lei ha questo impatto molto pieno, molto diretto, piuttosto rigido, e devo dire che si apprezza per questo motivo. Quando ho cominciato a giocarci ho detto ma non era soft? La prima domanda mi sono fatto. In realtà all'inizio un po', diciamo, sì, un po' disorientato da questa cosa, perché da una tonda, comunque da un Eva Soft ti aspetteresti comunque un impatto decisamente più blando, invece lei ha un impatto piuttosto spinto, ecco. E questo le dona un feeling veramente molto diretto, molto pieno. A qualcuno non piacerà, ma lei comunque è piena di personalità dal punto di vista del feeling, e devo dire che dal punto di vista delle sensazioni, dal punto di vista sensoriale, è una racchetta che comunque regala tanto. Però questo aspetto, diciamo, dell'impatto rigido non va a cozzare con l'aspetto del controllo, perché lei è comunque una tonda ed ha il controllo tipico di una tonda, e di fatto se da un lato questa pala impatta con questa sensazione più rigida, l'Eva Soft all'interno si sente in termini di controllo, quindi quando vai a spingere un pochettino ti rendi conto che l'Eva Soft all'interno lavora sicuramente tanto e ti consente appunto di avere più controllo rispetto a quello che ti aspetteresti rispetto all'impatto. Quindi è un po' un'archetta Frankenstein da questo punto di vista, perché ha la sensazione veramente molto piena, molto solida, che potrebbe essere quasi quella di una diamante in sostanza, ma con il controllo tipico di una tonda. Per questo motivo la trovo piacevole, la trovo completa dal punto di vista, diciamo, del gioco, soprattutto a parete, soprattutto in fase di controllo, perché è una pala che secondo me restituisce quell'impatto veramente molto sincero, con una sensazione che ti conferisce sia il controllo, diciamo, che ti darebbe magari una tonda più soft, ma con quell'impatto più duro e che non ti fa rimpiangere scelte più aggressive. È un po' lì nel mezzo, un po' in tutte, diciamo, le sue caratteristiche anche dal punto di vista dinamico, perché sì, ha una buona uscita di palla ma va incentivata, quindi non funziona da subito ma va messo un poco di braccio. In alto non è potentissima tanto, diciamo, da sfondare la parete, ma è piuttosto potente, quindi va accompagnata in una certa maniera e lavora sicuramente meglio quando vai a 3/4 di potenza e la lasci andare con la sua Eva Soft senza stressarla troppo. Devo dire che da questo punto di vista è una racchetta che fa tutto piuttosto bene e che ha la sua personalità nel modo in cui impatta. Il lavoro fatto da Wilson su questa pala non è niente male, sicuramente ci sarà chi preferirà una tonda tipica o una diamante o una goccia magari più spinta dal punto di vista della potenza, ma lei dal punto di vista del gioco, della costruzione, della totalità si comporta davvero bene e rappresenta la scelta ideale per chi vuole una tonda dall'impatto più solido, che conservi il controllo e che abbia una potenza a regime medio-alto comunque molto apprezzabile. Tornando al gioco dal fondo, devo dire che è una pala che va condotta con un poco di braccio. Lei non è una pala facile in assoluto, perché comunque abbiamo detto che l'impatto iniziale è rigido e che comunque va un pochettino incentivata di braccio per farla funzionare. Per questo motivo quando si gioca dal fondo bisogna ricordarsi di caricare un attimo di più e lavorare un attimo di più. Per fortuna c'è comunque questa superficie che lavora piuttosto bene in termini di contatto, e la cosa buona di questo telaio secondo me è che comunque trasferisce il feedback della palla appena la pallina entra nel piatto, appena entra nella faccia, e quindi si può iniziare subito a giocare il colpo che si vuole. Però richiede comunque impegno, richiede comunque anche un po' di fisico, perché lei pesicchia, perché è un 365 grammi, ha 26 cm e mezzo, ma è bella massiccia, ecco, diciamo la pala è abbondante nella sua porzione superiore, per quanto sembri filante, perché comunque guardandola così è una pala che potrebbe sembrare comunque smilza, ma in realtà la sua generosità di misure ce l'ha e quindi un pochettino in mano si sente. Non pesantissima, ma quel 26,5 su una pala tonda si fa un po' sentire. Quindi non maneggevolissima, ma gestibile per un braccio comunque abbastanza serio. È una pala comunque di alto livello, non è una pala per un intermedio, è una pala che va per un giocatore comunque almeno
intermedio avanzato che sa mettere un po' di braccio, ecco, nella pala. Dove mi è particolarmente piaciuta questa pala è stata, a parte la fase di costruzione, quindi nel gioco magari anche in anticipo, nel gioco veloce, perché l'impatto è veramente immediato, ma le volée mi piacciono veramente tanto. Le volée, devo dire che con questo feedback, con questa uscita che comunque un attimo più energica, e quando vai a caricare la palla sulle volée comunque ti consente di essere sempre molto aggressivo, devo dire che il gioco di volo con lei è molto interessante. Bandegas, Vibora, volée secondo me sono il punto dove questa pala riesce ad eccellere e a darti il plus rispetto ad altre pale simili, ecco, perché la volée con lei è molto efficace, mi è molto piaciuta, mi ha molto divertito anche, e anche il tocco, perché la sua sensibilità è comunque elevata, il fatto che comunque la faccia sia più dura ti trasferisce subito l'impatto, e soprattutto puoi giocare un tocco in una maniera un po' più energica senza dover contenere magari la mano come accade spesso con una pala soft, per evitare che la palla vada troppo lontano. Lei il tocco, la volée, il gioco di volo lo fa veramente molto bene. E andiamo agli smash, perché per quanto riguarda il portress lei si comporta abbastanza bene, non esplode di potenza, non ha una potenza elevatissima ma una buona potenza, ma ha buone rotazioni, per cui coprendo la palla in maniera calcolata il portress è salvo e viene fuori abbastanza facilmente. Per quanto riguarda lo smash dritto per dritto sono un po' più combattuto, perché comunque dentro c'è un Eva Soft e quando vai a spingere forte noti che lei con un filo te la va a trattenere, per cui anche sullo smash dritto per dritto meglio calcolare la potenza che invece andare su una potenza massima, perché lì l'Eva Soft si sente e tende a tenertela dentro un po' più del dovuto nonostante la faccia sia rigida, quindi un po' più da gioco controllato sugli smash, sicuramente meglio su Bandegas e Viboras e volée, dove la sua uscita di palla è comunque sempre energica, ma è quell'energico che riesci sempre a controllare e soprattutto a sentire l'impatto. E allora perché comprarla e perché no? La comprerei perché ha un impatto molto interessante per chi vuole una pala che sia più giocabile, con uno sweet spot più grande rispetto ad una tipica diamante o goccia, ma che abbia quell'impatto tipico della racchetta un po' più dura, un po' più maschia. Lei fa un gran lavoro e infatti è una di quelle tonde che guarderei se volessi giocare come una tonda. La comprerei perché è bellissima, devo dire che il lavoro fatto da Wilson con questa pala dal punto di vista estetico è qualcosa di eccezionale. Wilson non è seconda a nessuno dal punto di vista estetico e anzi, almeno per quanto riguarda il mondo del tennis, in tantissimi la copiano. La comprerei perché le sue misure sono giuste per quanto riguarda il manico, lungo, le sue proporzioni sono comunque interessanti, la sua totalità è interessante, per cui per chi non cerca la pala troppo estrema ma vuole una pala molto solida può essere una soluzione polivalente che fa tutto veramente molto bene. A patto però che vi sia comunque un po' di braccio, perché quando la palla è blanda tende un pochettino a spegnere, se ci vuole quell'attimo per attivarla, quindi un po' più così e non così. Quindi un po' più da giocatore di braccio, ecco. Non la comprerei perché preferisco pale, ad esempio, che vanno verso una potenza più pura quando si va ad alto regime, quindi un po' più rigida anche dentro, non solo come sensazione ma anche come nucleo. Preferisco per esempio pale che si facciano portare sulla rete e smashare a tutta forza senza problemi, lei è un attimo più da contenere e quindi chi preferisce andare a tutto braccio sugli smash non è su di lei che deve andare. Non la comprerei perché la sento un po' ingombrante dal punto di vista, diciamo, delle proporzioni, perché comunque è vero che il bilanciamento è 26,5, non altissimo, ma è comunque una tonda e tendenzialmente le tonde, quando hanno un bilanciamento così alto, fanno sentire la loro massa, la larghezza, le masse diciamo sospese un po' più pesanti rispetto a palle di altro tipo. Non la comprerei perché mi fa tanto incazzare il fatto che vi sia scritto Pro Staff su una racchetta da padel, e cara Wilson, ti ricordo ancora una volta che Pro Staff è solo quella da tennis. Va bene, detto ciò, lasciamo stare Wilson, facciamola divertire anche nel mondo del padel con questa Pro Staff. Padel, non è tennis, è padel. Bene ragazzi, allora beccatevi anche la pagella finale di questa Pro Staff Padel che troverete d'ora in avanti su tutte le recensioni padel. Bene, io vi ho detto tutto ragazzi, ora sta a voi decidere se questa Pro Staff Padel vi piace, fa per voi o se possa essere interessante per il vostro amico che vi segue, e mi raccomando fatemi seguire anche dal vostro amico in cerca di racchetta, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grande like a questo video. E prima di lasciarvi ragazzi vi ricordo che Pro Staff Padel e tutte le racchette che recensisco le trovate dal mio partner padelguru.it, dove già c'è un 10% di sconto applicato, ma con codice FabioPadel tutto maiuscolo potete avere un ulteriore 5%
10% e acquistare al miglior prezzo del mercato. E se trovate un prezzo più basso, fatemelo sapere. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.